Ciao chitarristi, vi ricordate quelle chitarre che ho portato sul canale un po' di tempo fa in cui vi ho anche sfidato a indovinarne il prezzo? Erano una Telecaster e una Stratostyle decisamente accessibili, ma che sfidavano le big, tant'è che pochissimi di voi nei commenti hanno indovinato effettivamente il prezzo di quelle chitarre. Alcuni un po' a logica ci sono arrivati, altri si sono fatti giustamente influenzare dalle caratteristiche dello strumento, che risultano essere decisamente più premium di quello che poi la chitarra è alla fine. Risultato, rapporto qualità-prezzo esagerato. Ecco, erano chitarre Soundsation e nello specifico quella su cui vi ho sfidato di più era la Rider Deluxe, strumento veramente comodo e fatto bene. Mi vedete usarlo sul canale tante volte perché effettivamente funziona. Oggi lo rifacciamo, è un pochino più semplice questa volta perché sapete già che si tratta di chitarre Soundsation, però mi raccomando guardate il video fino alla fine, capite tutte le caratteristiche e poi nei commenti cercate di indovinare il prezzo prima di guardare il link in descrizione, se no non vale. E capisco se avete guardato. Infatti di recentissimo sono uscite due nuove chitarre marchiate Soundsation, semiacustiche, e come vi ho già raccontato in un video qui sul canale un po' di tempo fa, le chitarre semiacustiche per come sono fatte a parità di qualità costano quasi sempre di più, quindi avere una buona semiacustica ad un prezzo accessibile è un plus non indifferente. Le chitarre sono uscite nuove da pochi giorni, sono contentissimo di averle avute qui anche in anteprima per provarle e poi parlarvene in tempi così super stretti. Mi raccomando, voi lasciate un bel like al video, iscrivetevi al canale e fatemi sapere nei commenti quanto costano. Ora, le chitarre sono due, apparentemente uguali, ma vi garantisco che l'anima dello strumento cambia. Tra l'altro i ragazzi di Soundsation mi hanno mandato questa verde per colpa di uno di voi che ha commentato un loro post su Instagram. Sappi che ti hanno ascoltato. Andate a seguirli, commentate cose perché a quanto pare ascoltano più voi che me. Partiamo dalla costruzione generale. Intanto la configurazione delle due chitarre è sostanzialmente diversa, perché una chitarra ha i pickup humbucker mentre l'altra chitarra ha i P90. E questa cosa già cambia tantissimo lo strumento. In più mettiamoci che i due strumenti sono costruiti con legni diversi e abbiamo due chitarre che a guardarle sono uguali, cambia magari il colore, hanno la stessa forma, ok, ma come vi ho già detto negli ultimi 15 secondi tipo 200 volte, sono diverse. Questa rossa con gli humbucker è fatta tutta di acero, ma proprio tutta tranne la tastiera. Body, top, fondo, fasce e manico, e la paletta anche, tutto in acero, tranne la tastiera che è in palissandro. Questa con i P90 invece è fatta tutta in mogano sapele, di solito si trova indicato semplicemente come sapele. E come per l'altra chitarra, anche questa, body, fondo, fasce, manico, paletta, tutto di quel legno. L'unica cosa a livello di legno che i due strumenti condividono è appunto la tastiera in palissandro, e qui bravi i ragazzi di Soundsation perché questo palissandro rispetta al 100% tutte le ultime normative per la salvaguardia di questa specie di legno. Se avete sentito negli ultimi anni ci sono stati un sacco di casini, bravi loro, che non hanno fatto casini ma rispettano le regole. Per quanto riguarda l'hardware invece è identico tra le due chitarre, meccaniche, ponte, switch, potenziometri sono gli stessi per le due chitarre. Parliamo ora del feeling di queste chitarre. Prima vi ho detto che sono due strumenti dall'anima decisamente diversa, adesso ve lo dimostro. I due strumenti non sono solo diversi per struttura elettronica e legni, ma anche nella sensazione che restituiscono al chitarrista, e questa differenza salta fuori per alcune caratteristiche anche estetiche, ma che si riflettono poi sul modo di suonare. Se guardate, la chitarra rossa è tutta lucida, mentre quella verde è tutta opaca, e questo fa tutta la differenza del mondo, rispecchia l'anima dei due strumenti. Quella con gli humbucker è tutta lucida, patinata, pettinata, tutta precisina, molto più sofisticata come impressione, mentre al contrario quella con i P90 è molto più grezza, ruvida, più diretta. E queste sono le due personalità di questi due strumenti, una molto più precisa, magari per un mondo un pochino più jazz, l'altra più grezza, spigolosa, fatta per il rock. E questa è stata poi anche tramutata in una scelta tecnica dei pick-up. Infatti quella con gli humbucker è quella più pettinata, con un sound un pochino più chiuso, più rotondo, più scuro, più controllato. Quella con i P90 è decisamente più brillante, spigolosa, un pochino più ignorante, possiamo dire. Entrambe le chitarre però si comportano bene a livello di feeling sotto le dita, nel senso le corde sono morbide, comode, tra l'altro di fabbrica esce con una muta di corde 1150, quindi non propriamente sottilissime, ma comunque grazie alla scala corta delle chitarre un po' stile Gibson, quindi 24 3/4, lo strumento risulta confortevole, morbido, e stesso discorso vale per il manico, che ha una sezione a C arrotondato. È un manico che si fa suonare bene, ovviamente con le dovute differenze tra una chitarra e l'altra. La chitarra con i P90 ha un manico satinato, mentre l'altra ha un manico lucido, e qui va a gusti. C'è chi preferisce il manico satinato e chi quello lucido. Probabilmente se sei un chitarrista che suda molto ti troverai meglio su quello satinato, al contrario quello lucido potrebbe andare molto bene per te. Come forma, come vi ho detto, ha un profilo a C un po' arrotondato, sotto le dita si sente,
Però devo dire che pare avere due sezioni diverse, cioè in alto e in basso il manico sembra veramente arrotondato, per poi arrivare qui dietro e, non so, quasi appiattirsi, ma non si sta appiattendo veramente. È una forma ottimizzata per la mano e che la rende ancora più comoda. Quindi, riassunto delle personalità, la chitarra con gli humbucker è molto più calda, precisina e pettinata, quella con i P90 ignorante, rocchettara, mi viene da dire grezza. Numero 3, il suono. La chitarra rossa monta due Soundstation Custom humbucker ceramici. A livello di circuiteria funziona come una qualsiasi chitarra con doppio humbucker del mondo Gibson, quindi ogni pickup ha il suo volume e il suo tono, e il selettore è un semplice a 3 vie. Il suono è bello rotondo, bello controllato, preciso, perfetto per il blues, per il jazz, che poi può sfociare, come per tanti strumenti, in un utilizzo in altri generi musicali con alcune caratteristiche peculiari. Nella pratica, un suono molto più morbido adatto al blues e al jazz, che viene utilizzato in un contesto rock, risulta essere decisamente singolare. La chitarra regina di questa caratteristica è la Les Paul. Basti pensare che è una chitarra che è stata ideata e pensata per il jazz, ma che poi è diventata un'icona del rock. Quella con i P90 invece monta dei Soundstation Custom P-Style Single Coil, anch'essi ceramici. In sostanza dei pickup single coil con la bobina un pochino più grande rispetto al single coil che tutti ci immaginiamo quando dico single coil. Praticamente un P90. Il sound è bello pieno, rocchettaro, ha quel qualcosa di croccante nel suono, tipico dei P90. Sicuramente avete sentito questa cosa anche quando ho provato la Strato con i due P90, vi lascio il video qui sopra, sembrava quasi una Telecaster quella chitarra. Questa combinazione su una chitarra semiacustica la trovo decisamente interessante, perché siamo sempre abituati a vedere le chitarre semiacustiche con gli humbucker. A me è capitato veramente poche volte di vedere una chitarra semiacustica con i P90, e devo dire che è assolutamente interessante, soprattutto la combinazione con il legno, perché appunto questi pickup poi vengono combinati con uno strumento che ha anche una cassa di risonanza. È un po' come se avessero voluto fare due chitarre diverse, ma con delle caratteristiche che si compensano una con l'altra. Cioè, una ha i pickup più aperti, ma è fatta in mogano sapele, che è notoriamente un legno più scuro. L'altra invece è fatta in acero, legno che tipicamente viene associato al suono più squillante, ma ha dei pickup humbucker che tendono a chiudere il suono. Eppure queste cose, anche se dovrebbero bilanciarsi, secondo me poi alla fine si sentono. Ditemelo voi, mentre ascoltate qua la demo tipo adesso, poi ditemi nei commenti anche esteticamente quale vi piace di più, non dite quella verde per favore.
Cosa avrei voluto io in più su queste chitarre? Non lo so, forse probabilmente una combinazione di caratteristiche un pochino più flessibile. Cioè, se uno vuole la chitarra con gli humbucker semiacustica con il manico satinato, secondo me è una combinazione che si potrebbe fare, così come il contrario. I colori sono bellissimi tutti, vi lascio il link qui sotto come vi ho già detto. Sono 8 per ogni tipo, quindi sono tipo 16 colori, sono 16 chitarre. Un'altra cosa che non mi fa troppo impazzire è la paletta, l'avrei mantenuta più sulla linea delle Milestone Pro, un po' come fa Gibson con la 335 e la paletta che è uguale alle altre chitarre. Bello comunque che hanno messo il truss rod a doppia azione, così la regolazione della chitarra è veramente fattibile e ognuno può trovare la sua ottimizzata. E soprattutto la cosa più bella della chitarra, il jack, l'attacco per il jack che non è davanti ma è sotto. Grazie, giuro, vedere il cavo che parte dalla chitarra e poi fa questo giro in avanti e poi torna indietro è una cosa che io non ce la faccio. Io ringrazio tantissimo i ragazzi di Soundstation per queste chitarre, perché me le hanno mandate anche in anteprima, prima che uscissero, per provarle, potervene parlare nel modo migliore. Di sicuro le vedrete qui sul canale ancora. Voi fatemi sapere tra le due quale preferite e mi raccomando, ditemi quanto costano.